ritrovati su Uncinetto allo sbaraglio. Oggi con questo disegno inizieremo a parlare, proveremo a dare qualche spiegazione per la realizzazione delle borse fat bottom, le borse cicciottelle. Queste borse sono costituite, vengono realizzate in un unico pannello in questo modo. Sono costituite in pratica da 3 sezioni. Questa è la parte di inizio. Ci sarà la prima sezione composta da aumenti, la seconda sezione si andrà a lavorare senza fare nulla, quindi in maniera lineare, senza fare aggiunte o altro, e poi infine c'è l'ultima sezione che è con le diminuzioni, è composta da diminuzioni. Allora, vediamo un pochino. Logicamente la lettura della borsa adesso così su carta, ma durante la lavorazione non la vedrete, non si vedrà bene, perché in realtà una volta realizzato il corpo della borsa, i nostri manici saranno posizionati su questi due lati. Generalmente si utilizzano dei manici circolari a vostro piacimento. Io ancora non ho deciso quali montare, perché ad esempio ve ne faccio vedere un paio. Ho questi in bambù che sono abbastanza grandi, oppure ancora non ho deciso se andrò poi a montarne altri più piccolini in legno, però l'importante è ricordarsi che devono avere comunque questa una forma circolare, o quantomeno un lato su cui poi andare a accavallare, diciamo così, la lavorazione e quindi cucirla. Quindi non c'è bisogno, a meno che non vogliate fare delle cose particolari, di manici magari già con dei ganci o altro, a meno che appunto non vogliate modificare modello. La mia intenzione è quella di parlarvi proprio del modello basic. Come si lavora? Niente di più semplice: maglia alta, oppure quello che preferisco io, la mezza maglia alta. Perché questo? In costa, scusate, perché? Perché con la mezza maglia alta io posso ovviare ad una cosa: posso non mettere la fodera, perché la lavorazione risulterà più fitta. Non amando cucire, diciamo che riesco a gestirmi meglio la borsa. Possiamo creare varie cose, possiamo creare un borsone grande. Ne ho uno, però in questo momento purtroppo non ce l'ho in casa, spero di riuscire a recuperarlo. È in mostra in un negozio, oppure delle pochette, delle borse piccoline. Questo dipende un pochino dalle vostre esigenze. Vediamo un pochino come partire. Allora, innanzitutto bisogna dire che anche l'avvio sarà costituito da 3 sezioni. La prima, in genere qui, solitamente nella parte centrale si posizionano 8 punti di lavorazione. Qui tra primo pezzetto, secondo pezzetto e fascia centrale andremo ad apporre degli aumenti. Allora, proviamo a farne una non molto grande, quindi io a parte queste 8 catenelle, spero che riusciate a vedere, sì, vado a montarne altre 8 per i due lati, però una e una che mi serviranno per gli aumenti che vi farò vedere. Quindi 8, 16, 24, 25 e 26. Partirò con 26 catenelle, ok? E vediamo cosa succede. Un'altra cosa che ho dimenticato di dirvi è che se volete potete utilizzare dei marcapunti per appunto segnare le due sezioni, diciamo i due punti in cui andranno fatti gli aumenti. Partiamo comunque con la lavorazione. Io ho scelto un cordino un po' ginzato, diciamo blu screziato,
Allora, dopo aver montato le mie 26 catenelle, iniziamo il primo giro. Un attimo che sollevo per non uscire fuori dall'inquadratura. Siamo a questo punto. Allora, aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto. Come vi ho detto, io andrò a lavorare con le mezze maglie alte perché appunto voglio una lavorazione consistente, pertanto preferisco la mezza maglia alta. Vado a lavorare i miei primi 8 punti, siamo al secondo, terzo, quarto, un attimo, quarto, quinto, sesto, settimo e poi ottavo. Ok, e siamo qui. Una volta fatti i primi 8 punti devo andare a mettere un aumento, cioè nella catenella numero 9 andrò a lavorare 2 mezze maglie alte, una e due, dopodiché vado a montare altre 8 mezze maglie alte che rappresentano la parte centrale, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8 e poi mettiamo il nostro aumento. Adesso però utilizzeremo i marcapunti perché innanzitutto dobbiamo fare attenzione poi nei giri successivi a non fare aumenti nei punti sbagliati. Quindi io cosa faccio qua? Ho le mie 8 maglie, ho fatto l'aumento e metto un marcapunti, cioè qui vuol dire che un attimo solo lo metto verso il basso, vediamo un po' se riesce ad entrare. Oh no, va bene così, non volevo farlo entrare direttamente nel foro della maglia. Comunque cosa mi serve questo marcatore? Mi serve a dividere la sezione laterale punto degli aumenti dalla sezione centrale. Bisogna fare attenzione infatti perché le 8 maglie centrali devono restare sempre 8, non dobbiamo andare a spostare i nostri aumenti, e questo proprio ci serve mettere marcapunti proprio per delimitare la parte che poi rappresenterà lo spessore stesso della nostra borsa dagli aumenti dei laterali, quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Infatti qui ho il mio aumento, metto l'altro marcapunti e ci ricorderemo di dover fare sempre l'aumento nella maglia precedente al marcapunti. È molto importante, questa è la parte, diciamo, l'unica cosa da fare attenzione, stare attenti a questa sezione. Andiamo avanti con l'altro laterale e il primo giro è concluso. 1 2 3 4 5 6 7 e 8 e mi avanza la catenella di sicurezza che poi sarà inglobata, la catenella iniziale che poi verrà inglobata nella lavorazione. Ricontiamo, non vorrei aver fatto
errori, siamo 1 2 3 4 5 6 7 8, perfetto. Adesso proviamo a ripartire con il secondo giro insieme alla codina della mia gattina. Mi sollevo con una catenella, volto il lavoro, filo sull'uncinetto, come abbiamo detto andiamo a lavorare in costa retro ogni giro. La costa ci servirà poi per fare questa rifinitura da questo lato, perché noi andremo ad arricciare poi la nostra lavorazione. Allora, prima maglia, stiamo attenti al marcapunti dove l'abbiamo posizionato. Prima, seconda, all'inizio, ma tanto non è che faremo tantissimi giri, si possono contare 4 5 6 7 8. Se nel primo giro avevamo 8 maglie prima dell'aumento, in questo secondo ne dobbiamo avere 9, cioè i lati aumenteranno di un punto ad ogni giro, quindi sono, vedete, proprio sul primo degli aumenti del giro precedente vado a fare di nuovo i miei aumenti 1 e 2. Faccio attenzione al marcapunti, adesso me lo tiro su, lo tolgo da sotto, mi ricordo che nella parte centrale devo avere, scusate ma ho la bobbina di filato molto pesante quindi faccio fatica, devo fare le mie 8 maglie, vado a fare la prima e metto subito il marcapunti per ricordarmi del giro successivo, poi per non sbagliare con gli aumenti. Allora 1 2 3 4 5 6 7 e 8 e ci sono, ok? Adesso questa sezione è giusta. Cosa faccio? Risposto, tolgo il segnapunti nel giro precedente, vado a fare un aumento nel primo aumento del giro precedente, 1 e 2, ok? Riposiziono il mio marcapunti qui in modo da ricordarmi di mantenere, le conto 1 2 3 4 5 6 7 8, sempre meglio perdere un po' di tempo durante la lavorazione che sfilare. Vado a rifinire il giro, ok? Queste erano le maglie del giro precedente e concludo anche il secondo giro, ok? Si lavorano tutti i giri in costa retro, le maglie vengono prese in costa retro, ve l'ho detto, si crea non solo una bella decorazione per la borsa, ma ci renderà poi molto più semplice l'arricciatura per il posizionamento dei manici a fine lavoro. Allora, siamo addirittura d'arrivo, vi faccio vedere come rivoltare, girare il lavoro e siamo qui. Allora, secondo giro, vedete che già si incurva, tolgo il foglietto in questo momento perché non ci serve, si sta incurvando. Adesso cosa succede? Proseguo allo stesso modo, catenella, volto il giro, parto con il terzo giro, costa retro, ok? Si creeranno tipo costine da un lato e dall'altro e si continua così. Allora, per un totale di 15 giri, cioè adesso da soli andiamo a proseguire la nostra lavorazione per 15 giri, ok? Per poter realizzare questo pezzo qui della borsa. Ci vediamo poi a conclusione del 15° giro. Buon lavoro!
Una volta terminati i miei 15 giri, la situazione è questa, spero dall'inquadratura riusciate a vederla. Ho costruito la prima sezione della mia borsa. Come vedete ha una forma particolare, perché innanzitutto per i due aumenti fatti da un lato e dall'altra. Una cosa che ho dimenticato di dirvi: fate attenzione ai margini di non farvi mangiare le maglie, perché potrebbe capitare appunto di saltare qualche maglia all'inizio e alla fine, quindi consiglio: per ogni giro contiamo, quando lavoriamo da un lato all'altro le maglie aumentano di 1, perché abbiamo messo un aumento da questo lato e un aumento da questo da questo altro lato, e sono andata a costruirmi appunto i miei 15 giri. In questa situazione adesso mi ritrovo con 22 maglie da un lato, l'aumento costituito da 2, la parte centrale di 8, l'altro aumento di 2 e infine 22. Quindi se noi andiamo a sommare 22 più l'aumento 24, dall'altro lato la stessa situazione, quindi altre 24 maglie, e sono 48, a cui vado ad aggiungere le 8 centrali, sono 56. Quindi utilizzando il mio stesso numero di maglie, ve lo faccio rivedere qui, partendo quindi con 26 catenelle, quindi 26 punti. Dopo i miei 15 io ho ottenuto un aumento di 30 punti in più, in pratica 56. Adesso dobbiamo andare a lavorare questa sezione, la parte centrale della borsa. La parte centrale della borsa non ha né aumenti né diminuzioni, quindi lavoro le maglie così come le trovo, sempre in costa. Metto per sicurezza, avvio il mio giro e metto marcapunti, perché qui magari è utilizzando poi dei filati un pochino troppo colorati o scuri, e poi è più complicato rintracciare gli aumenti, i punti dell'aumento. Quindi la mia catenella, giro, entro e faccio il mio primo punto. Come sempre vi dico, io vi consiglio di contare le maglie per ogni giro. È vero che è un pochino noioso, però almeno siamo sicure di non fare pasticci. Quindi metto il mio marcapunti e non faccio altro che ripetere 15 giri su tutte le maglie. Quindi in pratica vado a lavorare un rettangolo, anche se poi ha questa inclinazione dovuta agli aumenti. Come detto, mi raccomando, mettiamo marcapunti e contiamo le maglie in modo da non perderle durante il lavoro, così poi sarà molto più semplice andare a stabilire i punti poi delle diminuzioni. Fatti questi 15 giri, scusate, ci rivediamo qui per vedere l'ultimo step del corpo borsa. Tra poco, a dopo, buon lavoro. Allora, una volta giunti alla conclusione della prima sezione, mi trovo in questa situazione. Sul lavoro 56 maglie alte, devo andarle a suddividere per lavorare appunto le diminuzioni. Cosa faccio? Conto 22 maglie, metto un marcapunti, dall'altro lato faccio la stessa cosa, metto il marcapunti. Se non ho mangiato maglie, non le ho diminuite, non ho fatto errori, al centro avrò 12 maglie. Le 2 laterali da un lato e dall'altro alloggeranno le diminuzioni, e al centro avremo 8 punti. Io vado un attimo, già mi son girata con la catenella alla prima maglia bassa, arrivo al primo marcapunti, vi faccio vedere come diminuire. Siamo a 3, 4, io vi consiglio sempre di contare 5, 6, 7,
8, 9, un po' di pazienza, vi faccio vedere solo le diminuzioni e poi ci vediamo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, un attimo che prendo un po' di cordino, 16, 17, contatele, 18, 19, 20, 21, fatemi ricontrollare, forse mi sono mangiata qualcosa. Allora, questa è la prima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Infatti mi ero mangiata qualcosa chiacchierando con voi, contando male. Sono al mio marcapunti. Cosa faccio? Una diminuzione, 1 e 2, la prima nel marcapunti, l'altra accanto, e questa è la prima diminuzione. Lavoro 8 maglie sempre a rilievo, mezze maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e di nuovo, perché ricordiamoci che la costante di 8 maglie centrali deve rimanere 8. Ricordiamoci di ricontare. Questa è la mia diminuzione: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vado a mettere la mia diminuzione 1 e 2. Ok, adesso non ci resta che terminare il giro con le maglie così come si presentano. Ci vediamo per l'ultima indicazione alla prossima diminuzione, a tra poco. Allora, arrivati al secondo giro di diminuzione, io cosa ho fatto? Mi sono tolta i marcatori perché mi servivano, si vede perfettamente dov'è la diminuzione del giro precedente, però mi sono posizionata un segnapunti laterale per ricordarmi da quale giro ho iniziato a diminuire. Cosa ho fatto? Se qui ne avevo 22 prima delle diminuzioni, nel secondo giro diminuirò di 1, quindi avremo 21 maglie. Faccio la mia diminuzione sempre prendendo in questo modo le maglie, chiudendole insieme, ok? Viene un po' incrociata. Allora vado a lavorare 8 mezze maglie, 1, 2, poi c'è la terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava, che restano costanti, e poi vado a chiudere in questo modo, vado a pormi un'altra diminuzione e continuo con i laterali. Allora, questo lavoro va fatto per 15 giri. Cosa succede? Che dovremo ottenere che cosa? Un altro pannello uguale a questo. L'unica, forse un'unica cosa che si può cambiare leggermente è il modo di leggere questa. Qui c'è l'aumento e lì la diminuzione, però la nostra borsa
dovrà avere la forma, diciamo questa forma così, anche dall'altro lato. Come detto, proseguiamo con 15 giri in questo modo fino a quando non avremo 8 8, diminuzione diminuzione e 8 interne, 8 maglie interne. Così poi vedremo come montare appunto la borsa con i manici. Come vi ho detto, io preferisco fare questo punto invece della maglia alta, proprio perché non mi piace cucire, quindi non amo posizionare la stoffa e quant'altro. Ciò non toglie che una volta ultimata si può ritagliare un pezzo di tessuto uguale a questo e poi cucirlo prima di montare, appunto di lavorare sui laterali, su questo lato e l'altro lato, e poi montare i manici. Ci vediamo alla fine dei 15 giri. Allora, eccoci qua ritornati un attimo. Una volta terminato il corpo borsa, la situazione è questa, non so se si riesce a vedere nell'inquadratura. Allora, questa è la parte finale dove ho finito, sono arrivata ad avere 8 maglie, diminuzione 8 maglie, diminuzione 8 maglie. Questa era la parte centrale con gli aumenti e infine c'era la parte iniziale. Adesso cosa succede? Dobbiamo andare a lavorare sui laterali, perché in pratica andremo ad applicare con delle maglie basse delle diminuzioni su tutti sui laterali. Voglio vedere un attimo diversa inquadratura, no, però la diversa inquadratura non mi permette comunque di farvi vedere tutta la borsa, però tirando un po' su, abbiate pazienza, ma le mie prestazioni tecnologiche non sono all'avanguardia. Allora, questo adesso andremo a lavorare sui laterali. Noi abbiamo finito qui. Adesso cosa devo fare? Vado a lavorare sui laterali. In che modo? Vado ad applicare delle diminuzioni. Andrò a lavorare una maglia bassa in ogni costa che mi ritrovo. In questo modo diciamo che il laterale si dimezzerà come grandezza. Allora riprendiamo il nostro uncinetto, perché poi su questi, sui laterali, andremo ad applicare i nostri manici. Come faccio? Allora giro il mio lavoro, mi alzo con una catenella per iniziare il laterale, entro nelle coste, ok? C'era una catenella di inizio, vi ricordate quando abbiamo lavorato? Allora la mia catenella la faccio, vado direttamente qui e faccio una maglia bassa, poi questa prima costa l'ho presa, poi devo andare in questa, cerco di prendere bene i due cappietti in modo che non si creano dei fori. Questa fatta, vado nell'altra e prendo, vedrete che a fine giro avremo la metà. Spero che mi stiate vedendo. Questa è una, cerco di prendere due anelli del punto in modo da dare maggiore stabilità alla lavorazione. Ok, qui chiudo. All'inizio il primo giro sarà un pochino largo, sembrerà un pochino largo perché effettivamente il cordino ha il suo spessore. Io non devo applicare nulla se non appunto fare delle maglie basse. Mi posso iniziare a togliere i marcapunti. Vado sempre nelle coste, cioè nelle coste dove io vedo devo saltare, diciamo, un giro e lavorare nella costa. Vedete? Qui salto, qui. Ok, un attimo che faccio scorrere un po' di filato e continuiamo in questo modo per tutto
per tutta la lunghezza della borsa. Ok, sul lato lungo si vanno ad applicare queste diminuzioni. La lunghezza appunto una volta fatta questa operazione si dimezzerà la lunghezza della borsa. Ok, vedete, ci sono queste asole che poi nei giri successivi spariranno, cioè si vedrà sempre, perché ci servirà poi anche per chiudere la pattina che andremo a creare. Maglia bassa, vado qui, è molto veloce questo passaggio. Maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa. Allora, maglia bassa, maglia bassa, opla, la mia gatta è salita sul mio tavolo da lavoro. Maglia bassa, vado ancora qui, maglia bassa in questo e vado su, cercherò di andare un po' sul bordo così, maglia bassa. Cosa è successo? Che noi ci siamo ritrovati in questa situazione, cioè il mio laterale si è arricciato, vedete? Il corpo borsa si sta arricciando. Infatti poi la nostra lettura della borsa sarà in questo modo. Questa è l'ampiezza, così, e poi su questi lati andremo a lavorare giri di andata e ritorno a maglia bassa per poter poi fare lo spazio per poter inglobare i manici e cucirli o fermarli in qualche modo. Allora, una volta fatta questa operazione saliamo almeno con 10 giri. Il numero preciso non lo so, perché è la prima volta che lavoro con questo cordino. Il manico che andrò a utilizzare è sicuramente questo, perché in base appunto alla grandezza dei laterali dobbiamo scegliere il manico giusto. Un manico più piccolo non potrebbe alloggiare diciamo uno spazio di lavoro così grande. Un'unica cosa che ho dimenticato di dirvi: nel caso in cui voi voleste foderare la vostra borsa, io no, perché appunto non mi piace farlo, secondo me devono farlo delle professioniste, delle vere sarte. Prima di andare a fare questo passaggio bisogna tagliare un pezzo di stoffa uguale a quello che è il corpo della borsa e poi andarlo a fermare con dei punti invisibili. Magari in futuro proverò a farne qualcuno per voi, vedremo. Adesso, una volta fatto il primo giro, cosa faccio? Mi rialzo con una catenella al fondo e vado a lavorare le maglie basse. Ok, allora si continua così per almeno 10 giri, perché comunque dobbiamo fare spazio al nostro lavoro. Questo è il primo giro. Non preferisco non andarmi a contare quello con cui ho chiuso, perché poi mi servirà per appunto per fermare il manico. Quindi andiamo a lavorare giri di andata e ritorno, in pratica 10 giri di andata e ritorno. È abbastanza veloce questo procedimento e quindi è anche abbastanza facile. Vedete che io entro direttamente nello spazio che mi ero andata a creare quando ho fatto le diminuzioni, scusate. Si continuerà quindi in questo modo per 10 giri. Ci vediamo alla fine per vedere il risultato e per apportare delle modifiche se necessarie. A tra poco. Allora, giunti al termine dei miei 10 giri,
compreso, opla, mi è caduto il manico, compreso, a parte quello che appunto avevamo utilizzato all'inizio per stringere, mi trovo in questa situazione. Il passaggio successivo è quello di inglobare il primo manico. Cosa faccio? Metto il mio manico qui, lo piego la, diciamo, la pattina che ho realizzato e controllo che appunto abbia, adesso ve lo faccio vedere diversamente, abbia utilizzato un manico adatto alla grandezza diciamo del bordino realizzato. Secondo me è perfetto. Cosa faccio? Invece di andare a cucire, posso tranquillamente lavorare a maglia bassissima e chiudere appunto la lavorazione. In che modo? Vado a riprendere un attimo, adesso mi metterò un pochino storta a lavorare, comunque sì, in un verso un pochino storto. Prendo il mio filo, cerco di farvelo vedere, inglobo, vado a tirare dentro questo e chiudo con una maglia bassissima. Faccio questa operazione, in che senso? Vado a mettermi, diciamo così, forse si riesce meglio, ve lo faccio vedere. In pratica faccio una cucitura con l'uncinetto stesso. Allora, il primo è preso, vado nel secondo punto, entro qui e tiro su il filo e chiudo, ok? Vediamo se ci riesco. Opla. Sì, perfetto, viene tipo una cucitura, vedete? Faccio in questo modo, vado nell'altro, la stessa cosa, vado a tirare il filo e chiudo. Quindi come procedo? Con delle maglie bassissime fino ad arrivare all'altro lato. In questo mi permette innanzitutto di non creare, come si chiama, cuciture, e si va a formare tipo un piccolo bordino qui sotto, vedete? Quindi vi rifaccio vedere, rientro prima nell'asola qui, vado sotto, prendo il filo, scusate, vado sotto, prendo il filo, il filo adesso fa i capricci, in questo modo lo estraggo dall'asola. Ci va un po' di pazienza, questo è poco ma sicuro, perché appunto stiamo lavorando anche con un cordoncino un pochino spesso. La stessa cosa, ripasso tutti i punti fino ad arrivare appunto all'altro lato. È un lavoro, cioè, fatto non con la videocamera, con la camera accesa, ma penso che sia riuscite a vedere, fatto con le mani un pochino più libere, si fa abbastanza velocemente. Proviamo così io riesco a lavorare e non interrompo appunto il video. Rientro qui, vado qui, pesco con il mio uncinetto l'asolina, le passo, la faccio passare dall'interno, però ciò non toglie che se voi preferite staccare potete farlo anche con l'ago. Io preferisco farlo così perché voglio farvi vedere come andare a passare dall'altro lato rifinendo i bordi, ok? Per questo non ho staccato il filo, perché a me serve comunque mantenerlo sull'uncinetto per poi andare a ribordare i laterali e passare dall'altro lato, ok? Per quello, oh, cattivo. Per questo motivo, ok? Quindi ripasso con le mie maglie bassissime, scusate, in questo modo fino a giungere al termine.
Purtroppo la lavorazione delle borse è diciamo molto carina, però effettivamente è laboriosa, cioè nel senso le rifiniture secondo me sono le cose più antipatiche del fare le borse a mano. Comunque con un po' di pazienza e sicuramente in una posizione più più comoda, scusatemi, rispetto a quella che sto utilizzando io per farvi vedere, il lavoro lo si fa velocemente, va bene? Allora, una volta giunti al termine, il mio obiettivo è quello di ripassare, andarmi a riagganciare nella posizione nell'altro lato e quindi rifare innanzitutto le maglie per stringere e quant'altro, rifinendomi contemporaneamente il laterale. I laterali li andremo a ripassare insieme. Sono arrivata quasi a metà del mio lavoro, vado un pochino avanti, ok, andiamo avanti insieme così vi faccio vedere. Siamo a questa maglia, vado sotto, infilo, tiro fuori e cucio, faccio le mie maglie bassissime, altra solina, infilo, vado sotto, tiro con molta delicatezza. Allora, diciamo che questo tipo di borsa poi si presta molto anche ad essere decorata. Noi potremmo decorarla con delle applicazioni, con qualche chiusura particolare. Possiamo mettere una chiusura invisibile con un bottone a clips interno e quindi chiudere con dei nastri. Spero di non uscire dall'inquadratura mentre faccio questa operazione. Questa è una cosa importantissima in modo che voi possiate vedere. Diciamo si presta molto bene a varie letture di interpretazione, quindi noi potremmo decorare a nostro piacimento. A me mancano veramente pochi punti per arrivare al fondo. Voglio farli con voi perché voglio farvi vedere poi cosa vado a fare. Ci vuole un attimo di pazienza, chiedo scusa per l'oscenità delle immagini, perché appunto lavorando sotto una camera diventa un pochino antipatico e fastidioso. Mi auguro di non aver mangiato dei punti, però poco importa, alla fine cercheremo di chiuderli per benino, però mi sembra di essere quasi addirittura d'arrivo, ok? Magari se in caso ho mangiato dei punti poi vado a scucirmeli una volta spenta la telecamera e ripassarli in modo che vi faccia vedere l'altro passaggio. Ma penso di no, mi sembra di essere giusta. Ok, sono quasi alla fine. Opla, vai dentro. Cattivo questa solina. Ok, ci sono quasi, mi mancano proprio un paio di punti. Siamo a questa, vai dentro. Allora io per questo filato, questo colore, prima ci stavo pensando, a me piacerebbe anche utilizzare un cordoncino, sapete quelli satinati, quelli da passamaneria, una bella passamaneria quasi da tenda, quelle un po' antiche, penso si chiamino passamanerie. Se voi avete il termine specifico scrivetelo. Ecco qui, ho cucito in questo modo il primo manico. Adesso ve lo faccio vedere dall'altro lato. Questa è la parte
della borsa che vedete, perfetto, vedete? Poi diciamo questa screziatura bianca confonde ancora di più e quindi non si nota nulla. Adesso cosa devo fare? Io devo andarmi a riposizionare dall'altro lato per fare la stessa cosa, perché se vedete l'altra parte della borsa è aperta. Allora, io per dare un, diciamo, un pochino più di struttura ai laterali, perché questo sarà un laterale, cosa faccio? Invece di andare a tagliare il filo, mi faccio un piccolo bordino, in modo che innanzitutto si chiude un po' meglio il lavoro, perché comunque questo tipo di borsa ha una grande apertura. Cosa faccio? Dall'ultimo punto entro in questo foro grande, faccio una maglia bassa, poi vado qui, maglia bassa, mi ripasso tutte le maglie sottostanti, le mezze maglie alte con delle maglie basse fino ad arrivare all'altro lato, ok? Così mi ritrovo già dall'altro lato nella lavorazione del bordo e intanto mi sono andata a rifinire uno dei lati. La stessa cosa farò dall'altra parte. Vedete, sto ripassando dopo aver completato il posizionamento del mio manico. Ripasso questo margine, così mi sposto senza spezzare il filo, senza lasciare sfilacciature in giro, e secondo me è abbastanza furba come idea. Così abbiamo un lavoro pulito, con poche cose da andare a rifinire, perché molto spesso la cosa antipatica è anche quella di nascondere al meglio tutti i capi di filo che vengono fuori senza far vedere, e quindi questo mi permette appunto di avere una lavorazione continuativa senza spezzare nulla. Ok, siamo arrivati a questo punto. Adesso cosa faccio? La stessa operazione che ho fatto qui, cioè vado ad applicare sull'altro lato le mie diminuzioni, cioè io non aggiungo nemmeno catenelle, vado qui, inizio a prendere i giri in costa e i giri sottostanti, cerco di prendere 2 asoline e vado a stringere come ho fatto per l'altro lato, ok? Allora, una maglia sì e una no, la metto sull'uncinetto e la lavoro. E dopo aver fatto questo primo giro di diminuzioni, farò quello che ho fatto dall'altra parte, cioè vado a lavorarmi i miei 10 giri di maglie basse per poter appunto per realizzare la fascia con cui applicare l'altro manico. Ok, ci vediamo quindi alla fine della lavorazione. A dopo. Allora, eccoci qui, una volta completato, il risultato finale è questo. Io ho inserito i 2 manici, eccoli qua, ve faccio vedere un attimo. Questa è la capienza della borsa, devo rifinire, devo richiudere i fili, i manici sono stati messi, il corpo borsa, adesso mi alzo un attimo con la camera per farvela vedere, e ho decorato con questa nappina, diciamo così, con dei fiorellini semplici davanti. Diciamo che è un modello versatile, questo potrebbe essere visto come modello base. Si potrebbe anche fare diversamente, si potrebbero creare delle tracolle e creare una borsa, appunto una borsa a spalla. Questa è la mia idea e il mio, diciamo, la forma base della fat bottom. Potete sbizzarrirvi come meglio credete, e niente, per ora vi saluto. Ricordatevi di mettere un bottoncino a calamita per chiudere.
È una borsetta da passeggio, in fin dei conti, è una bella borsa da passeggio. Spero che l'idea vi sia piaciuta, se così iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Al prossimo tutorial, arrivederci.